Benvenuti alla serie di podcast realizzati nell'ambito del progetto Star Grow, cofinanziato dal programma Single Market Program della Commissione Europea. Buongiorno e benvenuti alla serie di podcast realizzati nell'ambito del progetto Star Growth, cofinanziato dal programma Single Market Program della Commissione Europea. Sono Federico Mazzara, Project Manager di IRSEI, e oggi con Alida Fragale di Borghi dei Tesori parleremo di turismo esperienziale nei piccoli borghi della Sicilia. Alida, grazie mille per aver accettato il nostro invito. A te l'onore di introdurci, parlarci un po' di questa splendida realtà che abbiamo avuto l'occasione di conoscere. Raccontaci un po' cosa fate, insomma, com'è nata l'iniziativa. Sì, ciao Federico, intanto grazie a voi per avermi invitato, avermi dato questa opportunità, insomma, di presentarvi il progetto. Sicuramente conoscerete già la realtà delle Vie dei Tesori, la fondazione Le Vie dei Tesori, che dal 2006 organizza a Palermo, ma già in tutta la Sicilia, questo grande festival culturale di promozione turistica. Ed è proprio dalla fondazione che è nato da circa 4 anni questa costola operativa, questo progetto che in realtà punta un po' la luce sulle piccole realtà dei borghi. Da circa 20 anni organizziamo questo grande festival a Palermo, poi nel tempo si sono aggiunte anche altre città, quale Agrigento, Messina, Mazara del Vallo, Marsala, Siracusa. Arrivato a un certo punto ci siamo chiesti se avessimo altro su cui insomma porre l'attenzione, e così sicuramente ci sono venuti in mente i borghi, queste piccole realtà cittadine che hanno mille tesori da mostrare. E così nasce questa associazione, nasce grazie all'unione dei due realtà, una è la fondazione Le Vie dei Tesori e l'altra è l'associazione Amici delle Vie dei Tesori, di cui io sono presidente. E insomma, sin da subito abbiamo fatto una sorta di bando, abbiamo dato la possibilità a tanti comuni, non parliamo di borghi gioiello, ma parliamo di una rete di borghi che decidono di far parte di questo bel circuito, mettendo a disposizione della comunità, insomma, i propri tesori. E così all'inizio i borghi erano 20, poi sono diventati 40, adesso sono circa 65 borghi, e da 4 anni che noi organizziamo questo festival che si chiama Borghi dei Tesori Fest. Quest'anno invece il nome è cambiato, insomma, approfittando del fatto che il 2024 è, secondo il Ministero degli Esteri, è l'anno delle radici. Questo progetto ha cambiato nome, è diventato Borghi dei Tesori Roots Festival. E così abbiamo organizzato, insomma, durante il mese di maggio per 3 weekend tantissime attività. Ma questa curiosità personale, poi l'iniziativa va di pari passo con le Vie dei Tesori, quindi nella fase fine settembre-ottobre di solito? No, Ok. diciamo la nostra grande vetrina, quella importante, è quella di ottobre, durante la quale Mhm. si svolge il festival a Palermo. Sapete che noi apriamo più di 100 Certo. luoghi, organizziamo delle esperienze, delle passeggiate in città. Tutto questo viene anticipato dal festival regionale che si svolge durante il mese di settembre, ma i borghi aprono, diciamo, tutto questo grande palinsesto. Per 2 anni il festival si è svolto ad agosto. Quest'anno Ok. abbiamo cercato di anticipare ancora di più, e quindi si è svolto durante il mese di maggio, durante 3 weekend Ok, di maggio. chiaro, chiaro. Quali sono i valori fondamentali che Borghi dei Tesori promuove nei piccoli comuni siciliani? Immagino, insomma, ci sia un po' l'intenzione di, come dire, riportare in vita magari determinate tradizioni o riscoprire magari delle pratiche che sono andate un po' perse, insomma, dici un Sì, po'. allora il valore fondante è sicuramente la rigenerazione urbana, è la coesione sociale, è il capitale umano, che è proprio quello che sta alla base, insomma, di tutte le nostre attività. Di base,
essenzialmente quello che cerchiamo di dare è di portare la valorizzazione di questo grande patrimonio. In genere apriamo dei luoghi, quindi delle chiese, palazzi storici, ville, ma in questo caso nei borghi cerchiamo invece di dare attenzione, far parlare, dare importanza a quello che è il patrimonio immateriale. E quindi insomma il valore aggiunto è quello un po' di far parlare gli attori principali che sono proprio lì, che vivono dentro un borgo, che conoscono queste tradizioni, non solo le storie, parliamo anche di eventi enogastronomici, per esempio, di tutto ciò che riguarda il teatro, il cinema all'aperto, far camminare queste tradizioni proprio sulle gambe dei cittadini che ancora abitano nei borghi. Quindi sostanzialmente da un punto di vista narrativo, quello che viene promosso, valorizzato è sia la parte, come dire, quasi storico-archeologica, ma anche quella appunto legata alle radici culturali, gastronomiche, folcloristiche, no? Se vogliamo. Quindi si prova a far andare di pari passo, insomma, Assolutamente questi sì. vari processi tra loro, giusto? Assolutamente sì, sì, lo storytelling è sicuramente il filo conduttore. Noi diciamo sempre che un luogo non raccontato è un luogo muto. Spesso ci capita di entrare in una chiesa, visitare un parco, e non conoscerne insomma la storia. Allora diciamo il valore aggiunto è proprio questo, lo storytelling fatto dalle persone, dai ragazzi che abitano nel posto e, sì, sicuramente, questi racconti spaziano dalle chiese alle cripte, e quindi molto spesso ci ritroviamo anche il parroco rispetto alla chiesa che ci racconta la storia. Parlo anche delle guide naturalistiche che conoscono meglio una zona, ma anche delle tradizioni culinarie. Per esempio quest'anno a Montelepre abbiamo riscoperto questo dolce meraviglioso, la pasta all'antica, che veniva servito durante banchetti negli anni 50, durante i matrimoni, e che veniva preparato da Don Giacomino, e a raccontarci questa storia è stato proprio uno dei nipoti di Don Giacomino. Insomma, questo è un po' il valore aggiunto, e i turisti, chi arriva, i visitatori rimangono sicuramente incantati da questo racconto fatto in prima persona. Carinissimo. Da un punto di vista promozionale, quali sono le strategie che adottate per promuovere sia il turismo sostenibile, insomma, che quello esperienziale nei borghi? Quali sono i canali preferenziali? Allora, sicuramente noi abbiamo un bel sito, una buona pagina, questo sì, ma diciamo dall'anno della pandemia abbiamo cercato di digitalizzare un attimo tutti i nostri canali promozionali, e quindi tutti i racconti di tutti i luoghi sono stati trasformati in audioguide. Quindi i ragazzi del posto si sono trovati, insomma, a registrare la storia, accompagnare il visitatore passo passo dentro il luogo, e quindi tutti i nostri luoghi sono assolutamente mappati. Quindi il visitatore può arrivare in un luogo e attraverso un QR code, insomma, attraversare e visitare il posto in autonomia. Ma detto questo, riguardo il turismo esperienziale o comunque il turismo lento, sostenibile, spesso ci troviamo proprio a organizzare delle passeggiate, per esempio a dorso di un asino, per esempio, o delle passeggiate in bicicletta, sempre accompagnati insomma dagli abitanti del posto. Mhm. Il problema dello spopolamento nei piccoli comuni chiaramente insomma non è dire, magari strettamente correlato alla vostra missione, però in qualche modo c'è un po' la speranza che tramite la valorizzazione di posti magari poco noti ai più spesso, in qualche modo se ne possa cogliere il valore potenziale, che quindi si possa fare una scelta di campo, insomma, che porti magari a ripopolare, a tornare, insomma, nei luoghi d'origine, quindi in qualche modo come obiettivo secondario ci può essere quello della ripopolazione dei piccoli comuni? Sì, certo, ti dicevo prima, quest'anno è l'anno delle radici. Si parla di 8 milioni di sicuro-discendenti nel mondo, e quest'anno abbiamo organizzato tante attività. Mi viene in mente per esempio Collesano, Pollina, Petralia Soprana, Sottana, Sambuca, Giuliana, mhmm, insomma tutti questi emigrati che sono tornati anche in occasione
del festival e che hanno visitato insieme ai propri figli e personalmente mi sono emozionata, insomma, vedendo questi ragazzi che apprezzavano la cultura del posto e quindi davano di nuovo questa importanza alle proprie radici. Ma la stessa cosa capita, insomma, quando facciamo la formazione ai Mhm. ragazzi di alternanza scuola-lavoro. Sai che con noi è possibile svolgere alcune ore Ok, e c'è un forte lavoro dietro, insomma, per coinvolgere questi ragazzi che spesso vivono in borghi di cui non conoscono nulla. ok. Invece mi accorgo che, insomma, inseriti in un contesto, io mi ricordo che arrivavamo noi da fuori, insomma, e noi eravamo contentissimi di visitare questi posti meravigliosi. Parliamo di borghi arroccati sulla montagna o di percorsi che si fanno nei fiumi, e loro magari quando vedevano questa nostra gioia negli occhi stavano lì a chiedersi: ma come mai tutto questo entusiasmo? Quindi spesso siamo noi che portiamo anche, che cerchiamo di dare questa nuova importanza alla bellezza che spesso appartiene a loro e che Senza che insomma magari non... se ne rendano conto pienamente. Esatto. Chiaro. Mentre il concetto di economia circolare o green economy in qualche modo, come dire, diventa volano di attrazione turistica, è un problema che si pone nelle strategie di promozione turistica e di offerta turistica dei posti, o in qualche modo ancora è qualcosa di un po' di nicchia, Insomma, un si po' marginale? cerca, esatto, ancora è marginale, cerchiamo di smaterializzare il più possibile. Allora ti faccio l'esempio tipo il biglietto cartaceo, cerchiamo di rendere tutto più digitale, anche se con queste piccole azioni legate, ecco, alla riscoperta mi viene in mente il caseificio, piuttosto che una passeggiata naturalistica, si cerca di dare questa importanza e di far capire che valore abbia invece tutto questo nuovo tipo di economia. Certo, chiaro. Per quanto riguarda invece le principali sfide che avete incontrato e che magari continuate a trovare nel percorso, insomma, di crescita dell'iniziativa, quali sono i principali ostacoli? Allora, il principale ostacolo forse è proprio questo, quello di far capire a questi borghi che hanno un potenziale altissimo. Spesso sono loro stessi a chiedersi se valga la pena entrare a far parte di un circuito. Noi come grandi sfide, per esempio, quest'anno abbiamo realizzato un bel padiglione alla BIT, che è la Borsa Internazionale del Turismo, insomma, che si svolge in Italia, ed eravamo ben contenti di avere dentro tutti e 63 borghi e il nostro padiglione era super affollato, e quindi lì è bello quando vedi proprio una grande partecipazione, arrivano queste folle oceaniche che ti chiedono di sì, far parte, insomma, di voler partecipare a esperienze quali, per esempio, che ne so, andare ad Alcara-Lifusi e vedere dove nidificano i grifoni, piuttosto che visitare una miniera sottosale che si trova a Petralia Soprana. Quindi sicuramente in questo momento c'è una grande riscoperta di valori e di mete turistiche diverse, insomma un po' fuori Mhm, dai circuiti tradizionali. mhm, mhm. Però insomma non è semplice in Sicilia far tutto questo. Mi rendo perfettamente conto. E per quanto riguarda invece i piani futuri, cioè cosa avete in cantiere, se magari non so, ambite anche ad espandervi fuori regione o se semplicemente intanto state puntando ad aumentare a coinvolgere più comuni nel territorio siciliano, se magari non so, state pensando di integrare o diversificare un po' anche l'offerta turistica, non so, un po' a ruota libera. Sì, allora, intanto non siamo noi che coinvolgiamo gli altri, ma sono insomma i borghi che spontaneamente chiedono di entrare a far parte di questo circuito, quindi Ok, qualsiasi altro borgo che non sia già inserito può farlo. Noi già a fine festival abbiamo ricevuto altre richieste di adesione, invito tutti i borghi insomma a partecipare, a entrare a far parte di questo bel circuito. Dopodiché in Italia noi siamo già presenti con una costola che da 4
4 anni organizza il festival a Mantova, parliamo però di una bella città, insomma. Altri borghi no, ma sicuramente nulla vieta che forse negli anni riusciremo a organizzare anche qualcos'altro. Ogni anno però diamo questo premio, diciamo, simbolico al borgo che si è distinto. È un premio monetario, e con questa somma, insomma, si realizzano delle opere di rigenerazione urbana. Quindi penso per esempio al restauro che è avvenuto a Calata Fimise Gesta rispetto a un orologio storico, piuttosto che a Portopalo, dove insomma è stato realizzato un bello spazio di coworking. Chiarissimo. Grazie mille Alida, desidero ringraziarti a nome dell'intero consorzio Star Growth per il contributo apportato, progetto che ricordiamo essere finalizzato dal Single Market Program dell'Unione Europea. A tutti voi, non perdete la prossima puntata della serie e qualora non lo faceste già, vi invito a seguirci tramite le pagine social del progetto e tramite il nostro sito www.stargrowth.eu. Alla prossima! Ciao. Grazie mille Alida, ciao! Ciao. Avete ascoltato il podcast Star Grow, progetto cofinanziato dal Single Market Program dell'Unione Europea. Ascolta tutte le puntate seguendo i nostri canali e il sito web www.stargrow.eu.